Bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi condividerò con voi la ricetta di un pane. Andremo a fare insieme la baguette. Io trovo che preparare il pane in casa per i nostri cari sia veramente qualcosa che ci dà enorme soddisfazione, almeno nel mio caso è così. E proprio per questo motivo voglio preparare questo pane con voi oggi. Mettiamoci subito al lavoro. Questi gli ingredienti della baguette. Partiamo dalla farina. Qui vedete 700 g di farina zero. Poi ho pesato l'acqua. La baguette dovrà avere un tasso di idratazione molto alta, quindi ho pesato 520 g di acqua e questo fa sì che il tasso di idratazione sulla baguette sia superiore al 70%. Poi io metterò 8 g di sale, non abbondo mai con il sale. E poi metterò 8 g di lievito. Questo è un lievito di birra fresco che vado immediatamente a sbriciolare in questo modo. Ci vado ad aggiungere un pochino della mia acqua già pesata e lo faccio sciogliere con l'aiuto del cucchiaino. Lo versiamo immediatamente all'interno, comincio ad unire l'acqua e la farina aiutandomi con una piccola spatolina. Ecco, una volta aggiunto tutta l'acqua, aspetto che la farina prenda un pochino di consistenza e andrò ad aggiungere il sale. Ora vedete che l'impasto è iniziato a prendere un pochino di forma, aggiungiamo il sale. In questa fase non lavoro con le mani, ma con questa palettina mi aiuto a creare un impastino che sarà molto morbido. Ho sostituito la mia spatolina di plastica con il manico di un cucchiaio di legno perché è molto più forte e vi spiego perché non sto utilizzando le mani in questa fase. Vedete come questo impasto, essendo così idratato, è morbido e appiccicoso? Se io andassi a lavorare l'impasto con le mani adesso, quasi mi sarebbe impossibile lavorarlo e avrei bisogno di altra farina. Noi in queste baguette non dobbiamo aggiungere farina, se non nelle ultime fasi di preparazione del pane. A questo punto io ci sono perché l'ho lavorato abbastanza. E partiremo con la prima di una lunga serie di lievitazioni. Questo è il risultato dell'impasto dopo 45 minuti di riposo e di prima lievitazione. Guardate, vedete? Quindi ora noi per toglierlo dalla bolla ci aiutiamo sì con questa spatolina, però per dargli qualche piega avremo bisogno di innanzitutto bagnarci per bene le mani e umidificare così con qualche piccolo schizzo di acqua il banco, perché noi non dobbiamo aggiungere farina se non nella fase finale. Questa è una ricetta che io ho imparato da un panificatore francese oltre 25 anni fa. Ecco, mi bagno la mano e vado a dare delle prime pieghe al mio impasto in questo modo. Bagno anche la spatolina. L'acqua ci aiuterà proprio a lavorarlo così. Ecco, basta poco, non dobbiamo fare altro. Ora lo stacchiamo dal banco e ce lo riportiamo esattamente così all'interno della ciotola. L'abbiamo piegato, avete visto, 3 o 4 volte. Ora copriamo e lasciamo maturare l'impasto per altri 45 minuti. Guardate che cosa è diventato il nostro impasto dopo 45 minuti. Mi bagno la mano perché
per non usare la farina dobbiamo continuare a inumidirci le mani. Bagno la spatola. È un impasto meraviglioso. Ok, adesso, come abbiamo fatto prima, vado a mettere qualche goccia sul banco e ora si piega di nuovo con l'aiuto della spatola, sempre inumidita con un pochino d'acqua. Ecco qui, più lievita e più diventa colloso, e questo è grazie all'idratazione, ma ci darà un prodotto veramente favoloso. Ora copro di nuovo con pellicola e faccio lievitare ancora per 45 minuti. Ora siamo pronti per un'altra fase di lavorazione. A questo punto abbiamo bisogno di spolverare una buona quantità di farina sul banco e poi sulla pasta. Versiamolo sul banco infarinato. Lo sgonfiamo per bene. E ora, andando a spolverare una bella quantità di farina dritto davanti a noi andiamo a fare 4 tagli sulla nostra pasta. Prendo ogni singolo pezzo, lo schiaccio in questo modo, poi piego così, così e schiaccio, così, così, schiaccio ancora, ripiego su se stesso, vedete? E una volta ottenuto questa forma vado a appoggiarla sul banco spolverato di farina. Siamo all'ultimo, guardate le bolle d'aria. Ecco l'ultimo dei nostri panetti. Spolveriamoli sulla superficie con abbondante farina e andiamo a coprire con pellicola e li lasciamo così per 15 minuti. Siamo pronti per formare le baguette. Allora, come vedete qui ho messo una tovaglia bianca di cotone su cui sto spolverando la farina, perché qui andremo a disporre le baguette una volta che ora gli avremo dato la forma. Vado ad iniziare dalla prima, spolvero di nuovo il mio banco qui, vado a sollevare l'impasto in questo modo, lo schiaccio
Tolgo la farina in eccesso dalla superficie e comincio a girare la pasta pressando così. Giro e allungo contemporaneamente. Una volta che ho girato tutta la pasta, vado a schiacciare. Quindi sigillo. E ora arrotolo. A questo punto potete decidere se dargli le punte o lasciarle così. Io le lascio così, non allungo le punte. Quindi vado a sollevare la mia baguette e la vado a appoggiare sul canavaccio dove ho messo la farina. Quindi io proseguo una ad una nella lavorazione. Schiaccio, arrotolo, sigillo e poi poggio sulla tovaglia. Anche questa è pronta. Ecco, una volta preparate tutte e 4 le baguette, vado a coprirle con la stessa tovaglia su cui le ho disposte e le lascerò per 20 minuti. Siamo pronti per mettere le nostre baguette sulla teglia, ma prima di fare questo io ho iniziato a preriscaldare il mio forno a 200 gradi e metterò sulla base del mio forno questa teglia con all'interno dell'acqua. Dobbiamo creare un ambiente umido. Ora andiamo a scoprire. Io mi aiuterò per trasferire le baguette sulla teglia con questo vassoietto da dolci. Quindi l'avvicino e rovescio la baguette così, vedete? Poi lo porto all'interno della teglia e la rovescio di nuovo. Vado a ripetere l'operazione anche per l'altra. Io andrò a cuocere 2 baguette per ogni teglia. Adesso, se voi avete un vaporizzatore, potete vaporizzare sulla superficie della baguette dell'acqua, altrimenti andate con un pennellino, ma fate attenzione a non sgonfiare l'impasto. E ora passiamo ai tagli. I tagli vanno fatti in modo obliquo, quindi con un coltello da cucina a seghetta andiamo a procedere così. Ecco, i tagli sono fatti e ora siamo pronti per infornare, quindi 200 gradi, 15 minuti fino a doratura. Le baguette hanno ultimato la loro cottura, guardate che meraviglia, sono dorate, adesso sono intoccabili. Io con l'aiuto di un tovagliolo pulito vado a prenderne e con una pinza ne prendo tanto una e la metterò su una griglietta per farla raffreddare velocemente, così che potremo tagliarla. C'è un profumo di pane favoloso, adesso andiamo a tagliarle. Sentite come sono croccanti. Guardate che belle, però bruciano ancora. Vedete ancora il vapore, però guardate l'alveolatura interna, sono favolose e leggerissime, quindi vi invito veramente a prepararle. Bene, anche per oggi è tutto, io mi auguro che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, se lo è stata aspetto un vostro like e a questo punto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e condividere le mie videoricette sui vostri social. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.